Ciao e benvenuto o benvenuta in questo tutorial nel quale cercheremo di capire come inserire quei pochissimi dati che servono per generare tutti gli indicatori che abbiamo già avuto modo di vedere nelle lezioni precedenti. Quindi andiamo a inserire il nostro set di dati di cui ci siamo già avvalsi precedentemente, anni di bilancio dal 2020 al 2025, supponendo che questi siano i dati che nel corso del tempo abbiamo inserito all'interno di questa web app, che siano i dati della nostra azienda. Quindi è in base a questo set di dati che si generano tutti i valori degli indicatori. Cioè io qui ho i dati di questi 6 anni di bilancio con tutte le voci di bilancio, sono questi numeri che sono alla base delle operazioni matematiche che poi danno luogo ai valori degli indicatori. Quindi ora li abbiamo inseriti con il dataset, con questo set di dati che io ho previsto per fare subito delle esercitazioni. Ma se noi non avessimo niente all'interno di questa web app, o se volessimo andare ad aggiungere un altro anno, supponendo che questi siano i dati veri, dovremmo andare qui in dati reali e dati simulati. Allora, se vogliamo utilizzare soltanto i dati reali, si può fare anche questo, ovviamente senza poi la possibilità di fare confronti. Noi possiamo andare anche a inserire i dati reali, perché è sui dati reali che si fondano gli indicatori. Anche sugli indicatori poi possono essere fatti confronti, come si può vedere qui c'è il reale e il simulato. Il reale e il simulato deriva dal fatto che io ho inserito anche i dati di bilancio simulati, cioè quelli che io ho previsto che fossero in modo tale all'inizio dell'anno, cioè io ho previsto che fossero così, poi alla fine dell'anno si sono discostati dai dati reali, sono stati fatti i conteggi degli indicatori sia sulla base dei dati reali che sulla base dei dati simulati, e quindi qui poi vedo il delta, la differenza tra i dati reali e i dati simulati. Anche questo è un aspetto importante secondo me per valutare le proprie capacità di previsione, di programmazione all'interno dell'azienda. Quindi ora questa tabella con tutti i dati reali è scaturita dal fatto che ho inserito i dati attraverso il dataset. Ma se io volessi inserire dei dati a partire da questo momento, supponendo che questi siano i 6 anni di bilancio che ho già inserito relativamente alla mia azienda fino al 2026, volessi andare a inserire il 2027, oppure se cancellando tutto questo set di dati comincio da oggi, dal 2026, allora devo fare in questo modo, cioè devo andare qui in dati reali, consigliabile come detto prima, vado prima in dati simulati e all'inizio dell'anno vado a scrivere quelli che secondo me saranno i valori di bilancio alla fine dell'anno in ordine alle immobilizzazioni, rimanenze, crediti, tutte queste voci. Quindi sono le stesse voci in dati reali e quindi in dati simulati e in dati reali. Come vedi sono 15 campi, appena 15 campi, tutte voci che si trovano all'interno del bilancio per avere quel set di indicatori che abbiamo visto nelle lezioni precedenti. Quindi lo sforzo è veramente minimo per ottenere il risultato di quegli indicatori. Devo popolare questi 15 campi, niente altro. Poi se voglio fare lo sforzo anche di fare la simulazione, compilo questi 15 campi 2 volte all'anno, all'inizio dell'anno per i dati simulati, alla fine dell'anno per i dati reali. Dove trovo questi dati? Nel bilancio, sono tutte voci ufficiali del bilancio civilistico, quindi io prendo il bilancio, vado a immobilizzazioni, sotto immobilizzazioni ci sono vari tipi di immobilizzazione, alla fine c'è totale immobilizzazioni e lo scrivo qui, totale rimanenze e lo scrivo qui, totale crediti e lo scrivo qui. Poi vado a prendere il conto economico, i ricavi, il totale dei costi variabili, il totale dei costi fissi, proprio trovo le voci che si chiamano esattamente così, vado a prendere quei numeri e li porto qui dentro. È veramente un lavoro che può impegnare non più di 10 minuti, 10 minuti per inserire i dati simulati all'inizio dell'anno, 10 minuti per inserire i dati reali
alla fine dell'anno e si ottengono quel set di indicatori che secondo me sono veramente importanti per il management aziendale al fine di prendere decisioni informate e navigare con cognizione di causa nel mercato produttivo. Quindi dicevo, si inseriscono i dati simulati e i dati reali. Alla fine io ottengo i dati di bilancio, questi sono quelli veri, quelli reali. Qui ci sono tutte le i che poi vedremo cosa sono, vi ho già accennato nelle lezioni precedenti, ma poi ci dedico una lezione apposita, servono ad approfondire essenzialmente. Ci sono nozioni relativamente a tutte le voci di bilancio, così come ci sono nozioni qui relativamente a tutti gli indicatori. Quindi qui sono state inserite queste voci di bilancio, ora le ho inserite con il dataset, ma abbiamo visto come si inseriscono anche manualmente. Facciamo vedere anche che abbiamo inserito i dati dal 2020 e 2025, abbiamo supposto che siano i nostri dati. Qui possiamo andare a dire sui dati simulati nuovo anno e diciamo 2026. Conferma, ecco che tutto il set di dati, l'ambiente dove inserire il set di dati sia ripulito, è tutto a zero e io vado a inserire i dati di cui dicevo prima. Lo stesso da quest'altra parte, dati reali, nuovo anno, vado a inserire 2026, conferma, ecco che mi viene l'anno 2026. Poi qui se è provvisorio vado a scrivere provvisorio, se è definitivo vado ad inserire il definitivo. Attenzione, il provvisorio non è da confondere con i dati simulati. I dati simulati sono dei dati miei che metto all'inizio dell'anno e che poi vado a verificare alla fine se ho fatto o meno delle buone previsioni. Il bilancio provvisorio invece sono i dati veri del bilancio che io vado a fare trimestralmente, quadrimestralmente, semestralmente, per poi vedere gli scostamenti tra il provvisorio e il definitivo, che li vedrò da qui, scostamenti tra il provvisorio e il definitivo. Quindi eravamo qui. Quindi provvisorio, posso andare a registrare questi dati di bilancio. Se voglio fare uno sforzo in più e avere più dati su cui ragionare, faccio il provvisorio del trimestre, del primo, del secondo, del terzo e poi alla fine ci sarà il bilancio definitivo. Detto questo, ripetiamo ancora, perché poi la prossima lezione sarà dedicata agli indicatori, che sono questi i dati. Quindi sono questi i dati delle voci di bilancio. Ecco, come vedi qua giù si è aggiunta una voce a 0 2026. Sono questi i dati delle voci di bilancio che sono alla base di tutte le operazioni matematiche che vedremo poi e che determinano i valori degli indicatori, sia simulati con le voci che ho inserito all'interno dei dati simulati, sia reali con le voci che io ho inserito qui all'interno dei dati reali del bilancio. Ancora possiamo dire che poi la criticità o meno degli indicatori dipenderà da quello che inseriamo all'interno di questa scheda, cioè all'interno delle soglie configurabili. È soltanto un anticipo di quello che spiegherò più approfonditamente nella prossima lezione. Ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!